Siamo sempre a Suzhou, questo è un altro giardino importantissimo, antico, è chiamato dell'amministratore umile. In realtà, diciamo da un punto di vista sinologo, non è proprio corretta la traduzione di questo giardino perché sarebbe inetto la sua traduzione. Infatti questo qua è un funzionario che a un certo punto della sua vita si è ritirato, diciamo così, dalla realtà delle beghe politiche e quindi anche era contrariato alla realtà diciamo di tutto quello che era la situazione non chiara politica. E quindi in realtà è un inetto, è un po' significativo questa vera traduzione, che vuol dire anche che reagisce un po' alla realtà politica e in qualche modo si ritira in questo paradiso del giardino per appunto andare sempre con la dimensione di profondità e di meditazione che tutti questi personaggi, questo periodo Song, ricercavano attraverso le simbologie del giardino. Noi vediamo la caratteristica ancora del fiume, tutti i giardini sono pieni di acqua che portano cibi, che portano energia. Abbiamo ancora il profilo del ponte ad ape che sopraeleva, diciamo, la camminata, e quindi l'elevazione fa sentire dei cambi di livello e anche cambi di prospettive. Continuiamo per all'interno del giardino. Ci vuoi raccontare qualcosa di questo posto? Sì, questo giardino è molto grande, è fatto di 3 padiglioni, uno centrale, ovest e est. Ci sono tantissimi spunti, no, che vengono anche nominati, cioè buoni ottici da guardare le varie parti, fino a magari 31 persino. Pensa che il paesaggio tradotto, diciamo, in cinese, diciamo, si dice montagna e acqua. Montagna e acqua sono 2 principi, come dire montagna yin, acqua yang. Quindi è sempre dentro la parola paesaggio ci sta già il principio del Feng Shui. Il Feng Shui in realtà viene tradotto. Una caratteristica da sottolineare dell'acqua è che viene considerata un elemento apparentemente debole. Secondo il principio del Tao, ciò che è duttile è considerato debole, quindi energeticamente scarico. E in realtà proprio lì dove c'è la debolezza, lì c'è la forza. E questo è un principio collegabile anche ad un principio di tipo religioso, spirituale, ripreso da San Paolo, che dice proprio lì dove c'è la tua debolezza, lì troverai la tua forza. Con penetrazione, flusso del Qi che deve passare deve andare in modo armonico, ma non deve correre troppo, non deve defluire su portali che accelerano il Qi, altrimenti poi non può questa energia, diciamo, riunirsi in questo Mintan, in queste forme, diciamo, di aree in modo appropriato. Una delle altre tecniche che si usano è, diciamo, il rompere questo flusso attraverso dei camminamenti che sono abbastanza morbidi, non sono rettilinei. E questo è un esempio molto interessante che si ripete più volte, come troviamo qua dei ponti che vanno in queste forme zigzag. Sono dei ponti, diciamo, che notate che hanno un movimento non rettilineo. Questo permette al visitatore di avere dei punti di attenzione, di fermarsi e osservare il paesaggio in diverse angolature. E quindi non avere... Siamo nel Lingering Garden, un giardino che questo antico cinese importante, sempre a Suzhou. Questo giardino ha avuto dei rifacimenti dopo la guerra, quindi fu distrutto e fu rifatto in buona parte, però i principi sono tutti collegati, le pietre, le posizioni, quindi potremmo dire riprende un po' ancora quello che era l'antico scenario del periodo Ming in questo caso. Troviamo una cosa interessante, sempre questa posizione centrale dell'acqua e una serie di realtà floreali. Una di queste, che è tipica anche di questi giardini, è il loto. Il loto però non è proprio cinese strettamente detto, arriva un po' dall'Oriente, dalla via della seta, cioè arriva dal buddismo, potremmo dire dall'India. E che cos'è che rappresenta il loto? Il loto è un fiore particolarmente sacro, un fiore che esprime l'illuminazione. E perché? Perché si collega a 2 grandi sfere, cioè la sfera della terra e la sfera del cielo. Alla terra fonda le sue radici nella melma, quindi nella parte più oscura di noi, nella parte più difficile, potremmo dire l'opera al nero anche nell'aspetto alchimistico. E invece il fiore poi piano piano sale su per andare al cielo, esce dall'acqua e arriva alle sue parti più elevate, alla spiritualità, con i suoi 1000 petali che esprimono anche le 1000 cangianze della nostra realtà più spirituale. Però il concetto unico qua del loto è la capacità di mantenere i 2 mondi, cielo e terra, insieme. E il saggio siamo nella parte, diciamo, dei bonsai. Sono alberi secolari in realtà, anche se sono in miniatura. Troviamo dei pezzi veramente significativi e bellissimi.
sono di diverse appunto piantumazioni, tipologie di piante che vengono appunto fatti in modo particolare, perché le radici vengono tutte quante tagliate, diremo così, e tenute, trattenute con tutta una serie di tecniche. L'albero in questo modo non riesce mica a svilupparsi nella sua grandezza, ma rimane rimpicciolito. A questo punto diciamo c'è una situazione di costrizione anche dell'albero. Diciamo sì, è un tema di miniaturizzazione, come anche i cinesi amano queste scarpe piccole, questo concetto del piccolo, del minimo, c'è la ricerca di questo nel minimo, del piccolo, trovare un po' il tutto. Però anche sappiamo e vediamo che è una forma di costrizione, di castrazione anche, quindi c'è della sofferenza comunque un albero che viene ridotto nelle sue dimensioni e non può espandersi come realmente può. A mio punto di vista anche critico, questa è anche una ricerca un po' rigida, che tutto anche il lignaggio orientale, anche cinese, ha degli aspetti abbastanza di controllo della realtà. Vediamo i regimi, vediamo tutta la realtà che c'è intorno e anche l'inibizione anche che troviamo nelle persone, il loro modo non espressivo come noi occidentali sulle emozioni, la poca anche ricerca dell'espressione emozionale si sente molto nella loro cultura, nel loro modo, anche come il femminile per esempio è vissuto ancora oggi. E quindi questo concetto voglio riportarlo, che anche se vediamo una bellezza della sua arte dei bonsai, arriva anche all'interno della composizione delle rocce e degli aspetti paesaggistici, anche questo aspetto così piccoli, con queste miniature così ben curate. Poi siamo nella parte appunto della costruzione delle rocce e soprattutto questa è la parte maestra. Notiamo diciamo diverse qualità anche di composizione, ma non pensate che siano banali, cioè ogni composizione è veramente interessante e ben studiata. Notiamo per esempio in questo caso qua due rocce diciamo così che si incontrano verso un vertice che danno proprio un aspetto di forza e di potenza. Troviamo anche all'interno di questo paesaggio tanti di quei dettagli che veramente al visitatore non attento non se ne accorge neanche. Sono dettagli che rendono proprio l'aspetto della miniatura centrale per poi manifestare questo che è l'aspetto di un paesaggio ancora più vero e vivo. Infatti notiamo anche proprio con l'occhio attento delle casette piccolissime che esprimono proprio queste zone di monaci, di asceti che in qualche modo vivevano in queste grandi montagne, quindi questo paesaggio, pensate non so, di una casa, di un appartamento, esprime anche l'aspetto spirituale, dell'elevazione, dell'aspetto della montagna stessa che entra in una casa con la sua forza, la sua presenza e la sua stabilità. Sempre sul concetto della composizione, questi principi che troviamo qua li troviamo anche nel giardino cinese, ma sono, ripeto, principi universali che si trovano nel taoismo, che si trovano nel feng shui e in queste altre discipline. Notiamo per esempio questa semplice composizione, osserviamo che c'è un equilibrio tra yin yang, questo è un concetto che troviamo anche nei giardini e nella composizione di rocce, ossia la parte vuota che si vede qua viene riempita da questo elemento che con la sua parte di braccio si collega a quest'altra parte di braccio sopra. Anche qua abbiamo una parte vuota che si collega con un pieno qua sotto. Le rocce hanno anche un campo energetico che in qualche modo vengono proprio a esistere all'interno della sua composizione. Non è solo una composizione funzionale estetica, ma è una composizione anche, potremmo dire, energetica. Troviamo poi dei bellissimi, come dire, particolari. Siamo nella foresta dei leoni a Suzhou. Qua è centrale, diciamo, la pietra. La pietra veniva presa nel lago Tai qua vicino. E come vedete le pietre qua non sono pietre scolpite nelle rocce, ma sono pietre naturali, pietre che in qualche modo pescate, erano erose dal tempo e quindi in qualche modo facevano queste varie forme anche antropomorfe, diciamo così. Le pietre hanno un significato antico importantissimo, infatti la pietra era considerata come la montagna sacra. Cosa va a riprendere questo aspetto? Va a riprendere il concetto proprio della montagna come luogo dei santi, di questi mitici, questi immortali, vengono chiamati dopo diversi, diciamo, percorsi alchemici, riuscivano a trasmutare, diciamo, loro stessi in una certa forma illuminata. Quindi comprendiamo la trama, la magrezza, lo sgocciolio, sempre questi tre riferimenti venivano rappresentati nelle rocce, venivano ricercati nelle rocce per trovare il migliore equilibrio. Però soprattutto la roccia doveva riprendere le alture, diciamo così. Se guardiamo questa roccia qua, è proprio un senso di inerpicarsi in una montagna, appunto la montagna degli illuminati, questo posto ancestrale che toccava il cielo, no? Come un po' l'Axis Mundi, diciamo prima, che collega il cielo e la terra. E ora siamo nel padiglione delle onde nascenti, Kanglang. Questo è il giardino più vecchio di tutto Suzhou. Qua hanno ripreso tantissimo spunto per gli altri giardini che si sono creati. Abbiamo veramente delle parti storiche che risalgono al riverberi dell'acqua che giocano anche sulle zone d'ombra.
Notiamo lì dove sono le finestre, no, ci sono tutti questi riverberi che poi si rinfrangono anche all'interno degli altri padiglioni. La suggestione è molto alta. Questo è un giardino molto bello che ha delle mura, notiamo, di divisione, sempre è tutto circondato da queste mura che come dire, contengono questo microcosmo rispetto alla città urbana. Guarda anche fuori, no, che c'è tutta la cittadina esterna, e anche così è un'isola, no, un'oasi di relax, di pace, che però diciamo ha queste finestre che si aprono perché vuole comunque tenere un concetto di trasparenza rispetto diciamo, al linguaggio della modernità, e anche lasciare il flusso del Qi, si dice appunto, il flusso dell'energia che continua sempre a rinfrescare e a penetrare tutte le parti. La composizione è studiata in un certo modo, mai a caso diciamo come sono messi le pietre, anche rispetto al viale e ai punti ottici di vista. Notiamo anche che questa fa un basamento di una parte bassa. Di solito la composizione si fa su 3 livelli, c'è un livello basso, un livello intermedio e un livello alto, per rappresentare quasi una scogliera o la parte bassa di una montagna che poi si inerpica e risale su fino alle sue vette più estreme. Questo si ripete anche all'interno del giardino in più punti, che sono punti di attenzione che devono conquistare il passante per creare diversi punti ottici e diciamo punti di attenzione. Poi siamo all'interno di un padiglione dei tanti di questo giardino. Come notiamo, l'architettura originaria è di carattere lignea, quindi spesso i padiglioni diciamo anche si perdono, infatti molti in realtà vengono restaurati nel tempo. Non si trova quasi più un'architettura originale su tutti i rifacimenti. Quello che si trova originale, parliamo anche del 1000, 1200, 1100, sono le pietre, la conformazione che abbiamo visto all'interno di questo tipo di struttura. Qua possiamo notare però che l'assetto, cioè ogni pilastro ha una distanza di un certo tipo, anche gli alberi, se notiamo, sono messi in una certa posizione. Queste posizioni non sono a caso, e il ritmo che c'è tra una navata e l'altra, potremmo dire, ha un numero specifico che è diciamo sacro ai cinesi. Diciamo, quello che rimane solamente di pietra sono i basamenti che storicamente sono stati ripresi dai basamenti antichi che appunto davano il punto della composizione. E questo ritmo è tutto sono dei libri, manuali apposta che parlano di questa geometria sacra, questa architettura che deve rispettare ritmi, proporzioni, livelli. Vedete che anche io sono qua a un livello più basso e dopodiché salgo sempre a gradino. Il gioco dei livelli è anche tutto studiato sempre per portare elevazione, cambiare la prospettiva, cambiare l'atteggiamento anche di chi cammina e si sente anche in un altro modo, e quindi ogni pezzo, ogni costituzione ha tutto il suo ragionamento sacro, e questa è la bellezza che è nascosta all'interno di questa geomanzia diciamo cinese. L'architettura è sempre studiata nella composizione del paesaggio. L'architettura e il paesaggio si pongono insieme. Come dire, architetto e filosofo sono due cose che dovrebbero stare insieme anche nella realtà nostra occidentale. Guardiamo questo corridoio per esempio, andiamo avanti e osserviamo. È un punto di fuga, no? Che inizia come dire, a spostarsi. Se notiamo subito abbiamo una serie di lampade che danno il passaggio del corridoio. Queste lampade però interrompono il flusso del Qi, cioè sarebbe troppo veloce se non il flusso, quindi iniziano a interromperlo. E subito siamo presi da uno scenario, un'apertura, quindi il passante inizia a rallentare. Ovviamente la regina ci fa il nostro bambù che ci ricorda la longevità, e abbiamo tantissime tipologie di bambù che sono descritte nei vari cartelli. Ogni essenza diciamo del floreale del giardino è descritta, perché non è che esiste solo un bambù, ne sono di tante qualità che hanno tutte le loro caratteristiche e potremmo dire anche carattere proprio. Come andiamo avanti notiamo che questa apertura si apre su uno di quegli scorci che dicevamo prima, ce ne sono di tanti tipi di scorci, si apre su questa vista, quindi l'architettura è studiata per ricreare un'altra atmosfera, un punto di vista che si apre. Vedo che nasce la pagoda, un rialzo, un punto per stemperare diciamo così anche la calura estiva, dove abbiamo una serie di suggestive visioni, però questo è proprio in linea retta con questo passaggio che appunto è giocato con l'architettura e il paesaggio e va perfettamente sul punto della pagoda. Nel giardino anche cinese la pagoda è un punto energetico, cioè un punto dove tutte le rocce e la realtà diciamo, si confluiscono, le varie spinte di forza si confluiscono, e da lì quindi si può osservare anche l'energia che scorre un po' nel giardino. Non sono mai a caso i punti delle pagode. Cosa interessante anche dall'interno verso l'esterno, c'è sempre questo gradino in ogni passaggio. Se non c'è un gradino effettivo, ma troviamo sempre un gradino. Ricordiamo questo discorso che gli spiriti non possono entrare.
Questo perché? Perché si permette anche un certo freno anche del camminare in osservazione, quindi sono costretto a fermarmi, a rialzare. Da un certo punto di vista era anche un freno dagli animaletti, dalle situazioni delle intemperie esterne, però il concetto è energetico, cioè il fatto che comunque l'energia si ferma fuori per lasciare che si contenga come un yin tang l'energia internamente. Notiamo anche il viale, vedete questo viale che non è un viale dritto, ma è un viale che si curva e poi continua con delle curve. Come che l'acqua, diciamo l'acqua energetica, non deve entrare in modo diretto, ma si permette sempre un fluire continuo e morbido in tutto questo andare in piedi, diciamo. Non è un giardino funzionale, cioè non è che qua si percorre un giardino che ha un senso devo progettare da A a B. I cinesi mettono sempre una C di mezzo, cioè è un percorso, se volete, triangolare. È analogico, non è logico come noi lo interpretiamo, proprio perché deve stimolare un percorso interno sempre del viaggiare. Il giardino è un viaggio anche interiore, non è una meta, non c'è un posto. La meta è star sempre nel presente, osservando dove si è e cosa si può conquistare in quel momento. E qui termina il nostro viaggio a Suzhou, nei bellissimi giardini. È stata un po' una corsa, è stato un po' come degli spunti che vi ho fatto vedere per poter un po' apprezzare quello che è l'antica, diciamo, disciplina di queste teorie taoiste, che rientra un po' anche nel Feng Shui, in quello che portiamo avanti anche nella scuola italiana a Verona, nel nostro sito appunto www.fengshuiitalia.com. Vi lascio questa ultima analisi, diciamo, riflettere su questo suono. Il suono delle cicale adesso sta aumentando. Per tutto il percorso c'è sempre questo suono che non è lineare, come pensiamo sempre nella vita, come se ci fosse qualcosa che deve essere lineare, ma è a onde. La realtà è una realtà sempre ad onde, circolare, una cosa che cresce, poi scende, come la crisi, e dopo si ricomincia. La natura ha questo senso di onde, e se uno riesce a percepire oltre il concetto, diciamo, stabilito dall'aspetto funzionale, dall'aspetto lineare della nostra occidentalità, riesce a penetrare di più la realtà. E questo è un esempio anche sonoro che accompagna il giardino, che ci lascia in questo modo, ci saluta, per ricordarci tutti quanti che la vita è sempre un continuo seguire e scendere, come il simbolismo del Tao, che è il principio universale che troviamo in tutta la disciplina anche del Feng Shui. Arrivederci alla prossima!